Vi ripeto, signori, che questo interrogatorio è inutile. Tenetemi qui per sempre, se volete. Rinchiudetemi o giustiziatemi se avete bisogno di una vittima per placare quell'illusione che chiamate giustizia. Ma non posso dire più di quanto abbia già detto. Tutto ciò che riesco a ricordare l'ho raccontato con perfetta franchezza. Nulla è stato distorto o taciuto, e se qualcosa rimane vago è soltanto a causa della nube oscura che si è stesa sulla mia mente. Quella nube è la natura nebulosa degli orrori che l'hanno provocata. Ve lo ripeto, non so che ne è stato di Harley Warren. Penso, o almeno spero, che si trovi in un pacifico oblio, se mai esista un simile oblio benedetto. È vero che per 5 anni sono stato il suo più intimo amico e ho condiviso in parte le sue terribili investigazioni sull'ignoto. Non negherò, benché la mia memoria sia incerta e indistinta, che il testimone possa averci visti insieme, come afferma, sulla strada di Gainesville, diretti verso la grande palude dei cipressi, alle 11:30 di quella notte tremenda. Che portassimo lanterne elettriche, pale e una curiosa bobina di filo con strumenti collegati, posso confermarlo, poiché tutte queste cose ebbero parte nell'unica scena orribile che resta impressa a fuoco nel mio ricordo sconvolto. Ma di ciò che seguì, e della ragione per cui fui trovato solo e stordito ai margini della palude la mattina dopo, devo insistere nel dire che non so nulla, oltre a quanto vi ho ripetuto più e più volte. Voi mi dite che nella palude e nei suoi pressi non c'è nulla che possa aver fatto da scenario a quell'episodio spaventoso? Io vi rispondo che non so nulla oltre ciò che vidi. Visione o incubo che sia stato, e con tutto il cuore spero sia stato visione o incubo, è tutto ciò che la mia mente conserva di quanto accadde in quelle ore sconvolgenti dopo che ci allontanammo dallo sguardo degli uomini. E perché Harley Warren non fece ritorno? Lui, la sua ombra, o qualcosa senza nome che non so descrivere, solo lui può dirlo. Come ho già detto, gli strani studi di Harley Warren mi erano ben noti e in certa misura li condividevo. Dalla sua vasta collezione di libri rari e singolari su argomenti proibiti ho letto tutto ciò che era scritto nelle lingue che conosco, ma questi sono pochi rispetto a quelli redatti in idiomi che non comprendo. La maggior parte, credo, era in arabo, e il libro ispirato dal demonio che portò alla fine, il libro che egli portò con sé fuori dal mondo, era scritto in caratteri quali non avevo mai visto altrove. Warren non volle mai dirmi cosa vi fosse contenuto. E quanto alla natura dei nostri studi, devo forse ripetere che non ne conservo più piena comprensione? Mi sembra quasi una misericordia che sia così, poiché erano studi terribili che io perseguii più per una riluttante fascinazione che per una vera inclinazione. Warren mi dominava, sempre, e talvolta ne avevo paura. Ricordo come rabbrividii davanti all'espressione del suo volto la notte prima dell'evento terribile, quando parlava incessantemente della sua teoria sul perché certi cadaveri non si decompongano, ma riposino sodi e pieni nelle loro tombe per 1000 anni. Ora non lo temo più, perché sospetto che abbia conosciuto orrori oltre la mia comprensione. Ora temo per lui. Ancora una volta vi dico che non ho un'idea chiara del nostro scopo quella notte. Certamente aveva molto a che fare con qualcosa contenuto nel libro che Warren portava con sé, quell'antico volume in caratteri indecifrabili che gli era giunto dall'India un mese prima. Ma giuro di non sapere che cosa ci aspettassimo di trovare. Il testimone sostiene di averci visti alle 11:30 sulla strada di Gainesville, diretti verso la grande palude dei cipressi. E probabilmente è vero, ma non ne ho ricordo distinto. L'immagine incisa nella mia anima è una sola, e l'ora doveva essere ben oltre la mezzanotte, poiché una sottile falce di luna calante era alta nei cieli vaporosi. Il luogo era un antico cimitero, così antico che tremavo davanti ai molteplici segni di anni immemorabili. Si trovava in una conca profonda e umida, invasa da erbe folte, muschio e strane piante rampicanti,
ed era pervaso da un vago olezzo che la mia fantasia oziosa associava assurdamente alla pietra in decomposizione. Ovunque si vedevano segni di abbandono e decrepitezza e mi sembrava che Warren e io fossimo le prime creature viventi a violare un silenzio letale di secoli. Oltre il margine della valle, una pallida luna calante spiava tra vapori nauseanti che parevano emanare da catacombe inaudite, e al suo debole, tremante chiarore potevo distinguere una repellente schiera di antiche lapidi, urne, cenotafi e facciate mausoleali, tutte sgretolate, coperte di muschio, macchiate d'umidità e in parte nascoste dalla lussureggiante grossolanità di una vegetazione malsana. Il mio primo vivido ricordo della mia presenza in quella terribile necropoli riguarda l'atto di fermarmi con Warren davanti a un certo sepolcro mezzo cancellato e di deporre alcuni pesi che, a quanto ricordo, stavamo trasportando. Notai allora che avevo con me una lanterna elettrica e 2 pale, mentre il mio compagno era fornito di una lanterna simile e di un apparecchio telefonico portatile. Nessuno proferì parola, poiché il luogo e il compito credo ci fossero noti, e senza indugio afferrammo le pale e cominciammo a sgombrare erba, sterpaglie e terra accumulate dalla piatta e arcaica tomba. Dopo averne rivelato l'intera superficie composta da 3 immense lastre di granito, ci allontanammo di qualche passo per esaminare la scena funerea e Warren parve fare qualche calcolo mentale. Poi tornò al sepolcro e, usando la pala come leva, cercò di sollevare la lastra per accostarla a una rovina di pietra che forse un tempo era stata un monumento. Non riusciva e mi fece cenno di aiutarlo. Infine, la nostra forza congiunta allentò la pietra, che sollevammo e rovesciammo di lato. La rimozione della lapide rivelò un'apertura nera, dalla quale si sprigionò un effluvio di miasmi così nauseabondi che indietreggiammo inorriditi. Dopo un po', tuttavia, ci accostammo nuovamente alla fossa e trovammo le esalazioni meno insopportabili. Le lanterne illuminarono la sommità di una scalinata di pietra, gocciolante di un detestabile icore che trasudava dal sottosuolo e fiancheggiata da pareti umide incrostate di salnitro. Ed è qui che per la prima volta la mia memoria registra parole pronunciate, Warren che mi si rivolge a lungo con la sua voce vellutata, una voce singolarmente imperturbata dalle nostre circostanze terrificanti. «Mi dispiace, ma devo chiederti di restare in superficie», disse. «Sarebbe un crimine lasciare che qualcuno coi tuoi nervi fragili scenda laggiù. Non puoi immaginare, neppure da ciò che hai letto, o da ciò che io ti ho raccontato, le cose che dovrò vedere e fare. È un lavoro infernale, Carter, e dubito che un uomo privo di sensibilità d'acciaio possa portarlo a termine e risalire vivo e sano di mente. Non voglio offenderti e il cielo sa che sarei ben lieto di averti con me, ma la responsabilità, in un certo senso, è mia e non potrei trascinare un fascio di nervi come te verso una probabile morte o follia. Ti dico che non puoi immaginare com'è davvero la cosa, ma prometto di tenerti informato al telefono di ogni mossa. Vedi, ho qui abbastanza filo da arrivare fino al centro della terra e tornare indietro». Ricordo ancora quelle parole e ricordo anche le mie proteste. Ero disperatamente ansioso di accompagnare il mio amico in quelle profondità sepolcrali, eppure egli si mostrò inflessibile. A un certo punto minacciò di porre fine alla spedizione se avessi insistito. Minaccia che ebbe effetto, poiché solo lui possedeva la chiave della cosa. Tutto questo lo ricordo ancora, benché non sappia più quale genere di cosa cercassimo. Dopo aver ottenuto la mia riluttante acquiescenza al suo disegno, Warren raccolse la bobina di filo e sistemò gli strumenti. A un suo cenno presi uno di questi e mi sedetti su una vecchia lapide scolorita, vicino all'apertura appena scoperta. Poi mi strinse la mano, si caricò la bobina sulle spalle e scomparve in quell'ossario indescrivibile. Per un momento vidi ancora il bagliore della sua lanterna
e udii il fruscio del filo che srotolava dietro di sé. Ma la luce svanì bruscamente, come se avesse incontrato una svolta nella scala di pietra, e il suono si spense quasi altrettanto rapidamente. Rimasi solo, ma legato alle profondità ignote da quei fili magici, la cui superficie isolata giaceva verde sotto i raggi incerti di quella luna calante. Nel silenzio solitario di quella canuta e abbandonata città dei morti, la mia mente concepì le più spaventose fantasie e illusioni. E i grotteschi sacrari e monoliti sembravano assumere una personalità orrenda, una sorta di semicoscienza. Ombre amorfe parevano annidarsi negli angoli più oscuri della conca invasa dalle erbacce e scivolare come in una blasfema processione cerimoniale davanti ai portali delle tombe in rovina sul pendio. Ombre che non potevano essere proiettate da quella pallida luna calante che spiava dall'alto. Alla luce della mia lanterna consultavo continuamente l'ora e ascoltavo con febbrile ansia il ricevitore del telefono, ma per più di un quarto d'ora non udii nulla. Poi giunse un debole crepitio dallo strumento e chiamai il mio amico con voce tesa. Per quanto fossi apprensivo, non ero tuttavia preparato alle parole che salirono da quella cripta inquietante con accenti più allarmati e tremanti di quanti ne avessi mai uditi prima da Harley Warren. Lui, che poco prima mi aveva lasciato con tanta freddezza, ora chiamava dal basso con un sussurro tremante, gravido di sventura, più funesto del più alto dei gridi. «Dio, se potessi vedere quello che sto vedendo!» Non riuscii a rispondere. Rimasi senza parole, in attesa. Poi tornò di nuovo. «Carter è terribile, mostruoso, incredibile!» Questa volta la voce non mi venne meno e riversai nel trasmettitore una raffica di domande concitate. Terrorizzato, continuavo a ripetere: «Warren, cosa? Che c'è?» Di nuovo giunse la voce del mio amico, sempre piena di paura e ora apparentemente velata di disperazione. «Non posso dirtelo, Carter. È troppo oltre ogni pensiero. Non oso dirtelo. Nessun uomo potrebbe saperlo e vivere. Gran Dio, non avrei mai immaginato questo.» Di nuovo silenzio, salvo il mio incoerente torrente di interrogativi tremanti. Poi di nuovo la voce di Warren, a un tono di ancor più selvaggia costernazione. «Carter, per l'amore di Dio, rimetti la lastra al suo posto e vattene di qui se puoi, presto! Lascia tutto il resto, dirigiti verso l'esterno, è la tua unica possibilità. Fa come ti dico, non chiedere.» Udivo, ma riuscivo solo a ripetere le mie domande frenetiche. Intorno a me c'erano tombe, oscurità e ombre. Sotto di me un pericolo al di fuori dell'immaginazione umana. Ma il mio amico era in pericolo più di me e attraverso la paura sentii un vago risentimento al pensiero che mi ritenesse capace di abbandonarlo in simili circostanze. Altro crepitio e dopo una pausa un grido pietoso di Warren. «Fila via! Rimetti la lastra a posto e fila via, Carter!» Qualcosa nello slang quasi giovanile del mio compagno, evidentemente colpito, sciolse le mie facoltà. Formulai e gridai con decisione: «Warren, fatti coraggio, sto scendendo!» Ma a questa offerta il tono del mio interlocutore mutò in un urlo di disperazione assoluta. «No, non puoi capire, è troppo tardi, è colpa mia! Rimetti la lastra e corri! Non c'è altro che tu o chiunque altro possa fare!» Il tono cambiò ancora, assumendo questa volta una qualità più dolce, come di rassegnazione senza speranza, e tuttavia restava teso per l'ansia nei miei confronti. «Presto, prima che sia troppo tardi!» Cercai di non dargli ascolto, cercai di spezzare la paralisi che mi teneva e di mantenere il voto di precipitarmi in suo aiuto. Ma quando di nuovo arrivò il suo sussurro, mi trovò ancora immobile nelle catene di un orrore nudo. «Carter, sbrigati! È inutile, devi andare. Meglio uno che due. La lastra!»
Una pausa, altro crepitio, poi la voce fievole di Warren. È quasi finita ormai. Non rendere tutto più difficile. Copri quei maledetti gradini e fuggi per salvarti la vita. Stai perdendo tempo. Addio, Carter. Io non ti rivedrò più. E poi il sussurro di Warren si gonfiò in un grido. Un grido che gradualmente si levò in un urlo carico di tutto l'orrore dei secoli. Maledette queste cose infernali. Legioni. Mio Dio, fila via, fila via! Dopo di ciò vi fu silenzio. Non so per quanti interminabili eoni rimasi seduto, intorpidito, sussurrando, mormorando, chiamando, urlando in quel telefono. Più e più volte attraverso quegli eoni sussurrai e mormorai, chiamai, gridai e urlai: Warren, Warren, rispondimi, sei lì? E poi giunse su di me l'orrore supremo, la cosa incredibile, impensabile, quasi innominabile. Ho detto che parvero trascorrere eoni dopo che Warren ebbe lanciato il suo ultimo grido disperato e che soltanto le mie stesse urla rompevano quell'orrendo silenzio. Ma dopo un poco vi fu un altro crepitio nel ricevitore e tesi le orecchie per ascoltare. Di nuovo chiamai verso il basso: Warren, Warren, sei lì? E in risposta udii la cosa che ha steso quella nube sulla mia mente. Non cerco, signori, di spiegare quella cosa, quella voce. Né oso descriverla nei dettagli, poiché le prime parole mi tolsero la coscienza e crearono un vuoto mentale che giunge fino al momento del mio risveglio in ospedale. Devo dire che la voce era profonda, cava, gelatinosa, remota, ultraterrena, inumana, disincarnata. Che cosa devo dire? Fu la fine della mia esperienza e della fine della mia storia. La udii e non seppi più nulla. La udii mentre sedevo pietrificato in quell'ignoto cimitero nella conca, tra le pietre sgretolate e le tombe che crollavano, la vegetazione folta e i vapori miasmatici. La udii levarsi dalle più intime profondità di quel maledetto sepolcro aperto mentre guardavo ombre amorfe e necrofaghe danzare sotto una luna calante maledetta. Ed ecco ciò che disse: Stolto,